Ciao amici di MTB Mag, siete anche voi in procinto di cambiare bici questa stagione? Bene, non potete perdere il video di oggi. Vedremo infatti i 10 errori da evitare quando si è in procinto di acquistare una nuova bici. Sono Daniel Naftali, questo è il mio negozio Bike Club di Torino e vi do il benvenuto ad un nuovo video Tech Corner. Come sempre voglio ricordarvi che se vi piace questo video o vi piacciono in generale i nostri video, potete contribuire anche voi alla loro realizzazione. In che modo? Sottoscrivendo l'abbonamento che con neanche 2 euro al mese permette di dare un contributo che ci è molto utile per realizzare questo e tutti i video che trovate nel canale. Il primo errore da non fare è quello di rivolgersi su biciclette con troppa escursione. Biciclette da trail o il mountain leggero possono essere un'ottima scelta per buona parte dei biker perché non siamo tutti enduristi o discesisti e non tutti abitiamo anche nelle zone in cui poter sfruttare appieno una bici con una mega escursione. Ci si può divertire moltissimo anche con le moderne bici da all mountain o da trail. Quindi valutiamo attentamente l'escursione realmente necessaria per le nostre esigenze, soprattutto per non andare poi a sacrificare troppo la pedalabilità della nostra nuova bicicletta. Secondo errore. Guardare solo al peso della bicicletta. Ragazzi, il peso è importante, ma non è così fondamentale su una bicicletta moderna. Non è così fondamentale soprattutto se ne facciamo un uso ricreazionale, quindi non siamo degli agonisti sfegatati il cui fisico è tirato al grammo e ci alleniamo 7 giorni su 7 in palestra o in bici. Il peso di una bici non sempre è un aspetto negativo, perché una bici può essere leggera ed avere una componentistica non affidabile. Il peso quindi conta, ma valutiamo bene innanzitutto come è montata la bici. In secondo luogo, quali sono i componenti pesanti. Se ad esempio il peso è legato a delle ruote particolarmente pesanti, ecco, quello può essere un problema. Ma se la bici pesa di più perché monta delle gomme più robuste, questo può essere un beneficio perché magari siamo più tranquilli di non forare durante le nostre uscite. Terzo errore, prende una bici di taglia sbagliata. Ragazzi, è molto importante la scelta della taglia e non sempre possiamo trasferire linearmente una taglia da un marchio a un altro. Molto spesso vedo tanti biker che dicono io ho sempre pedalato una M, quindi vado su una M della nuova bicicletta del marchio X. Ma attenzione, case diverse hanno misure diverse ed è facile, soprattutto se noi ragioniamo su una bicicletta magari un po' datata e ci rivolgiamo a una bicicletta con geometrie nuove, che le taglie non corrispondano e che facilmente, se siamo soprattutto un po' a cavallo tra una taglia e l'altra, dobbiamo cambiare taglia. Quindi non fossilizziamoci su quello che usavamo, guardiamo sempre le quote geometriche delle bici, le misure, guardiamo le tabelle taglie e cerchiamo di trovare tra le taglie proposte quella più adatta alle nostre esigenze, indipendentemente che si chiami M, che si chiami L, che si chiami ML o con un nome di pura fantasia, come ad esempio S4, S2, S3. Quarto errore, quando acquistiamo una bicicletta elettrica, scegliamo la taglia della batteria giusta. Oggi il mercato offre tantissime configurazioni, ma siamo noi che dobbiamo farci un esame di coscienza e capire qual è la soluzione più adatta alle nostre esigenze. Siamo dei buoni pedalatori, batteria piccola tipo e-bike light, batterie da 360-420 Wh vanno bene per chi pedala o magari per chi fa dei giri corti, quindi non ha bisogno di stare fuori tutto il giorno e vuole godersi una bici più leggera. Allo stesso tempo batterie più grosse sono adatte a rider poco allenati o che vogliono un forte supporto del motore, rendono però la bici più pesante ed impacciata e quindi sono adatte a chi pedala poco, chi vuole fare giri lunghi ma non ha assolutamente allenamento o precedenti esperienze ciclistiche. Prendere una batteria troppo piccola significa rimanere appiedati durante le uscite o limitare il dislivello e i chilometri da percorrere, quindi diciamo limitare il nostro divertimento. Ma allo stesso tempo è altrettanto sbagliato andare su batterie troppo grandi per quelle che sono le nostre reali necessità. Ogni volta che torniamo a casa con metà batteria residua, significa che ci siamo portati metà batteria come zavorra durante l'uscita. Valutiamo quindi la batteria giusta per le nostre esigenze e valutiamo soprattutto, che personalmente a me piacciono molto, soluzioni con batterie modulari, soluzioni con i range extender, dove all'occorrenza posso aggiungere capacità, ma quando non mi serve godere di una bici più leggera. Quinto errore, comprare bici online ma non sapere prepararle, metterle a punto
né tantomeno fare manutenzione. Il web è un diavolo tentatore, ogni giorno veniamo martellati da migliaia di annunci, da tutte le parti, compra qui, compra lì, questa offerta, occasione, ma in realtà acquistare una bicicletta online richiede un'adeguata preparazione, un'adeguata conoscenza, sia nella fase di scelta del prodotto, perché se sbagliamo la colpa è nostra e se non abbiamo l'adeguata esperienza rischiamo di prendere un prodotto sbagliato o anche solo una taglia non adatta alle nostre esigenze, perché magari il configuratore, impostato male da chi ha programmato il sito, ci ha consigliato una taglia sbagliata, ma noi non ci siamo mai seduti sopra. Acquistare una bici online è un'ottima occasione perché si possono fare dei buoni affari, si può andare in contatto con venditori e prodotti magari non distribuiti nella nostra zona, tuttavia richiede esperienza nella messa a punto, quindi quando c'è la bici nel setup, banalmente noi compriamo una bici top di gamma, la settiamo male, questa funzionerà male, settiamo male anche solo una forcella top di gamma perché non siamo capaci e questa funzionerà male. Quindi valutiamo sempre l'acquisto online, a mio giudizio un ottimo canale, ma solo per i ciclisti più esperti o competenti o che comunque hanno un punto d'appoggio come un amico o una persona specializzata in grado di supportarli per poter godere appieno del proprio mezzo. Sesto errore: acquistare bici troppo vecchie. Purtroppo sul mercato si trovano ancora molte bici piuttosto anzianotte, ci sono ancora alcuni marchi che non hanno smaltito ancora le bici del 2022. Acquistare una bici fine serie può essere un'ottima occasione per avere un elevato rapporto qualità-prezzo, ma acquistare una bici vecchia comporta una serie di problematiche. Prendiamo il caso delle biciclette elettriche. Una batteria prodotta magari nel 2021 oggi nel 2025 è invecchiata, sono passati ragazzi 4 anni, questa batteria non sarà mai al 100% perché a livello chimico ha avuto un suo degrado. Ma allo stesso tempo anche i componenti come le sospensioni, l'olio dei freni, immaginiamo un impianto DOT montato nel 2021-2022, l'olio sarà già da cambiare, le guarnizioni delle sospensioni saranno da cambiare perché ormai sono vecchie. È vero che sono state in una scatola, però hanno tanti anni di stress e soprattutto sono state ferme, quindi si saranno incollate sulle pareti. Il rischio di avere problemi e malfunzionamenti come emulsione negli ammortizzatori è altissimo, l'affidabilità di questi prodotti cala drasticamente. Ma allo stesso tempo anche acquistare una bicicletta vecchia come geometria, come impostazione, come tecnologia e componentistica non è detto che sia la scelta migliore. Certo, se il prezzo è interessante, ma deve esserlo veramente tanto, può essere una buona occasione. Ma ci sono anche biciclette che magari sono semplicemente della stagione scorsa che possono essere una valida alternativa. Settimo errore: non informarsi prima di andare in negozio. Personalmente a me piace molto quando arriva una persona che mi chiede un consiglio, perché è proprio un piacere personale poter mettere a disposizione la mia esperienza per qualcuno meno competente che giustamente può trarne un beneficio. Tuttavia, io consiglio sempre, prima di andare ad acquistare una bicicletta nuova, di informarmi su cosa? Su cosa offre il mercato, su che cos'è una bicicletta da all mountain, su che cos'è una bicicletta d'enduro, su che cosa si intende con potenza del motore e capacità di un e-bike e via discorrendo. Ho girato tantissimi video, trovate un sacco di informazioni qui sul canale YouTube di MTB Mag, ma anche sui vecchi articoli testuali. Cercate di farvi un'idea di base su qual è il mondo della bici, in modo da poter da un lato farvi consigliare, dall'altro non farvi fregare da magari qualcuno che ha interesse a vendervi un prodotto perché magari ce l'ha in casa, perché magari ha un guadagno maggiore rispetto ad un altro, ma che questo prodotto magari non è quello più adatto alle vostre esigenze. Quindi, consiglio mio, ma questo va in tutti i campi, informarsi in modo da effettuare un acquisto consapevole. E poi, sì, farsi consigliare, perché molto spesso, per fortuna, nei negozi di bici ci sono persone competenti pronte a dare il giusto consiglio per mettere sulla giusta strada un futuro biker. Ottavo errore: farsi trasportare dalle offerte e prendere una bicicletta sbagliata. Ci sono tante offerte in questo periodo, tante bici in pronta consegna, ma talvolta troviamo una promo, ad esempio su una bici, ma non c'è la giusta taglia. Il nostro inconscio dice: porca miseria, questa è un'occasione, però cavolo non c'è la taglia mia.
ma quasi quasi vado bene anche su una M. Peccato che io sono 1,84 e sulla M pedalo con le ginocchia sul manubrio. Ho fatto un affare? Assolutamente no, ho buttato un sacco di soldi. Perché? Perché la bici deve essere giusta per me. Può esserci l'occasione, ma se non c'è la bici che sto cercando, la bici giusta per le mie esigenze, sarà una buona occasione, ma non è la bici per me. Se la compro una bici sbagliata che poi rivendo e ci rimetto un sacco di soldi. Non errore, concentrarsi su alcuni componenti che in realtà non sono così chiave nel montaggio. Il montaggio è molto importante di una bici, perché un buon telaio non può nulla senza dei buoni componenti. Tuttavia, certe volte vedo che molte persone si concentrano su alcuni dettagli, alcuni componenti che in realtà sono stupidi. L'esempio più comune, il cambio posteriore. Quante persone dicono, ma questa bici ha un bel cambio XT, ma ragazzi, se avesse un SLX con 30 euro si monta un XT di differenza. Quindi, cosa importa se questa bici ha un bel cambio XT o un SLX? Valutiamo piuttosto altri fattori, come il reparto sospensioni, il fatto che possa avere un telaio full carbon. Queste sono cose che non possiamo cambiare facilmente, perché una forcella ha un costo molto più importante rispetto a un cambio e un deragliatore posteriore. E anche se magari la trasmissione non è il massimo, chi se ne frega, quando sarà consumata la catena ci metto quella più bella, quando devo cambiare il pacco pignoni monto quello più leggero. Ma una forcella, un ammortizzatore, il telaio, il sistema e-bike, nel caso delle biciclette elettriche, sono componenti difficili e molto costosi da sostituire. Decimo errore, che io chiamo l'errore dell'avidità. No, scherzo. Decimo errore, che è quello più comune, è quello di acquistare una bici pensando alla sua rivendibilità futura. Ragazzi, se compriamo una bici, dobbiamo comprare la bici giusta per noi. Chi la deve usare? Noi. Perché cambiamo la bici? Perché vogliamo una bici più bella, non perché vogliamo avere il massimo profitto quando la rivenderemo. E che ne sappiamo se la rivenderemo, in che condizioni sarà, come sarà il mercato futuro. Acquistare una bici con l'idea già di rivenderla è quanto di più sbagliato possiamo fare. Noi dobbiamo comprare la bici giusta per le nostre esigenze, la bici giusta per noi, per quello che andiamo a fare, per il nostro stile di riding. E poi chi se ne frega di come sarà in futuro, perché magari se la bici è giusta poi non la vorremmo neanche cambiare, faremo degli upgrade e ce la terremo per un periodo di tempo più lungo. Poi quando sarà frusta, vissuta e tutto, ci porremo il problema della rivendibilità. Tanto non si può guadagnare da una bici usata, è un dato di fatto. Nel momento in cui compriamo una bici questa si svaluta, quindi cerchiamo di prendere la bici più giusta per noi, di goderla al massimo e poi quando ci verrà voglia la cambiamo e se vale 100 euro in meno o si vende a qualcosina in meno perché magari il mercato è più orientato in un'altra direzione, chi se ne frega, però perlomeno per il periodo in cui l'abbiamo tenuta abbiamo usato e avuto la bici giusta per le nostre esigenze. Bene, quindi spero che il video di oggi vi abbia dato qualche spunto interessante e tra l'altro vi faccio una domanda. Avete commesso uno di questi 10 errori? Se sì, raccontate la vostra storia qui sotto nei commenti, siamo curiosi di sentire la vostra. Oppure avete commesso qualche altro errore di cui non ho parlato, ma di cui poi vi siete pentiti? Scrivetelo anch'esso nei commenti. Bene, vi saluto, vi do appuntamento settimana prossima e vi ricordo che se mi volete venire a trovare qui in negozio, mi trovate sempre da Bike Club, via Venezia 11 a Beinasco, alle porte di Torino, mentre se volete continuare la visione, qui e qui, trovate altri video correlati. Ciao a tutti, appuntamento al prossimo video Tech Corner.